questa bici è tanta roba. Nuova Yeti MT, motore TQ. Vi faccio vedere le schermate: velocità, potenza, cadenza, quanto vi dura la batteria, velocità in base alle varie modalità che usate. Solito comandino, abbiamo tutto AXS, il nuovo reverb da 200 con la mega batteria lì, non so perché non mette a fuoco. Anche qua lo SRAM pod, trasmissione full X0, anche le pedivelle che sono la versione da IMTB. Qua siamo nella posizione più lineare, pare, e si sente, devo dire. Posteriore abbiamo un Float X che ci dà 145 mm di escursione. All'anteriore abbiamo la nuovissima Fox 36, quella coi buchi, con il nuovo parafango, 160 mm, con cartuccia Grip X2, che trovo davvero tanta roba. Abbiamo Series terza che per la prima volta su Yeti c'ha le coppe pressate sul telaio. Abbiamo i Maven Silver, che devo dire non sono male. Ruote e gomme non sono di serie. Abbiamo una Segai Max Grip 2.5 Double Down e dietro un DHR Double Down. Dovrebbero esserci Schwalbe Albert e Mary, tutte e due in carcassa trail. Ruote dovrebbero essere praticamente uguali, ma invece di essere le XC1501 dovrebbero essere le XC1700. Mozzi 240. Abbiamo le belle pinzone dei Maven davanti e dietro, pastiglie metalliche di serie, dischi da 200 davanti e dietro, sospensioni Sixfinity proprio come la Yeti 160E, un 6 bar, il nuovo TQ HPR 60. Adoro quella sospensione Sixfinity, come si comporta, è una taglia L. E adesso andiamo a farci qualche altro trail per vedere meglio come si comporta. Bentrovati nel canale. Quest'oggi siamo a bordo di una bici che non è ancora stata presentata. Vabbè, lo sarà quando il video uscirà, ovviamente. Parliamo della nuova Yeti MTI, ovvero la nuova e-bike light. Ha il nuovo motore TQ, la casa tedesca HPR 60. Sempre dura sta salita, anche perché siamo in eco o potenza 1, diciamo. I dettagli della bici ve li ho già fatti vedere. Adesso vediamo che trail riusciamo a fare. 55 Newton e 350 watt. Devo dire però che rispetto al motore precedente spinge parecchio di più, perché ricordo ho fatto questa salita con la Trek EXE e non me la viaggiavo così. È una batteria da 580, quindi col carica piena mi dava 108 km in assistenza 1, 60 in 2, 50 in 3. Che è parecchio. Oh. Ci sono diversi componenti che ero curioso di provare. I famosi SRAM Maven, la nuova Forcella
Fox 36, porco dio, 2026 Grip X2. Cos'altro? Il nuovo motore TQ e ovviamente la bici in sé. Vi dirò che non la sento neanche esageratamente lunga, ha 480 di reach in taglia L, la trovo parecchio stabile e veloce, ma comunque molto agile. Devo dire che sti Maven non sono niente male. Cazzo, c'è parecchio scuro qua. Oh, mi sa che qua siamo arrivati già al drop. Lo facciamo anche con questa bici. Ma sì. Holy guacamole. Oh! Quasi preso l'albero. Sono contento di aver chiuso un po' le compressioni. Adesso ho abbassato un pochettino il telescopico, giusto 1 centimetro, perché c'è un po' di ammortizzazione nel nuovo reverb. Quando è su resta fisso, quando lo abbassi un pochettino tende ad avere un po' di sospensione. Vediamo una linea off camber qua. Oppa, ah merda, vedi, questa è la non fiducia delle gomme. Porco due. Sono un fan delle bici molto agili, giocose, ma allo stesso tempo belle e stabili. Yeti qui come geometrie ci ha preso in pieno. 77 di sella, 64 di sterzo, 160, 145. Secondo me questa con un molla fa un figurone, ma secondo me questa 36 è davvero eccezionale. Tra la cartuccia Grip X2 e la nuova, il pistone d'aria, devo dire che va davvero bene, molto rigida, precisa, e non vedo l'ora di provarla originale in taglia M e con le radiali, appunto, perché secondo me fanno una gran differenza. Manubrio Yeti, devo dire, penso proprio bene, perché in genere con queste manopole qua mi viene sempre male alle mani. Qua no, al passaggio cavi interno, come vedete il cavo si connette, va qua dentro e va a connettere il tasto freni. Ottimi Maven, devo dire davvero ottimi. Non sono freni per tutti, questi li ho tarati abbastanza morbidi, quando mordono, sono parecchio aggressivi come freni, e quando la pendenza non è esagerata, potenza 2 ce la si viaggia proprio bene. In potenza 3 su queste pendenze qua si va su tranquilli a 18, 19, differenza forse per esempio con la 160E, oltre ad avere meno trave, è che questa pesa 6 kg in meno, ha meno copia e meno potenza, 6 kg in meno in discesa si sentono. Questa in discesa si guida quasi come una normale, dico quasi perché c'è del peso in più, lo si sente. Se giochi parecchio col sentiero lo senti il peso in più, ma non è così tanto che quando scendi, soprattutto sui trail un po' più ripidi e veloci, la bici va da sola. Tanta roba anche i Maven che aiutano parecchio a rallentare le cose. Bicicletta della Madonna, complimenti Yeti. Dai, devo dire che non sono malissimo neanche come modulabilità sti freni. Tiriamo le somme di questa MTI.
Cosa mi piace? Motore ottimo, potenza giusta, geometrie, piace l'angolo sella, ottima posizione per la salita, piace l'angolo sterzo 64 top. Devo dire che non c'ho da lamentarmi del Reach nemmeno. Magari la M mi piacerà di più, ma la trovo comunque molto maneggevole. Freni mi sono piaciuti, molto molto potenti. Devo dire decisamente gestibili, cose che non mi piacciono troppo. Io non sono un fan del T-Type, lo trovo molto costoso. Un buon Eagle col cavo non mi dispiacerebbe, piuttosto del T-Type. Gomme ma un montaggio custom, quindi vabbè, preferisco le mie belle radiali di Schwalbe. Trovo facile andare a buone velocità, devo dire. Curva molto molto bene, sebbene sia grande. Minchia che scuro. Qua non si vede un cazzo. Porco Dio. Stavo dicendo appunto, sì, manubrio da 780 lo taglierei per evitare quelle cose lì. Se vai veloce in mezzo agli alberi li prendi. Qui siamo con il 13% di batteria rimanente. Altra cosa figa, ti avverte quanto tempo ci mette a caricarsi. Questo è il caricatore vecchio, quindi non so se con quello nuovo ci impiega di meno.